Buongiorno a tutti amici del canale, rieccoci qua con una grossa novità. E il canale, chi ha prosciugato il canale? Abbiamo comprato un camper, quello alle mie spalle. Questo è il nostro primo viaggio con destinazione Saragozza e tutti i paesini lì intorno che nessuno conosce, neanche gli spagnoli, però mi ispiravano a vederli sulla carta. Quindi andremo lì e per il primo viaggio ho chiesto l'aiuto ai miei genitori che ci stanno precedendo. Siamo in Francia, a Caselli conviene pagare sempre col bancomat e state attenti perché se vi trovo un'altezza superiore in 3 metri vi mette in classe 3 che è quella dei camion e costa il 50% in più. Se per caso si sbagliano e vi viene classe 3 potete suonare allo Marino che ve la cambia. La prima sosta notturna sarà La Junquera, che è un paesino al confine fra Spagna e Francia, dove dovrebbero esserci 1000 supermercati e un'area camper gratuita. Ci vediamo tra un po'. Ciao ciao. Arrivati alla Junquera. Qua c'è il nostro camperino e guardate che sfilarata di camper ci sono là, perché quello è il super mega centro commerciale. Abbiamo scoperto che vengono tutti qua perché di notte c'è la guardia che gira con la macchina elettrica, la guardia del centro commerciale per la sicurezza. Questo è il supermercato alimentare all'interno. Tutti i francesi vengono qua a comprarsi del gran alcol perché costa molto meno rispetto alla Francia. Qua vide dress. Ok, no però no mistero, qua Vic stiamo andando più su. Guarda, è un altro Vic. Dov'è Vic? Quello là. È Vic è quello là. Sì, ma stiamo andando più su qua. Che lui da qui allora fa questa qua sotto. Sì, fa quella. Poi gira di qua. Granollers. Granollers. Che è vicino a Barcellona. Che ci siamo qua. Siamo Ci passati, vedi. E dopo fa qua, che passa da Mont Blanc. Dopo 650 km siamo in Spagna ed è ora di dormire nella mansarda. Buonanotte a tutti, a domani. Buongiorno a tutti. Questa bellissima alba ci ha svegliato così stamattina. Ore 7, partenza per Saragozza. Ci vediamo tra un po'. A dopo. Siamo in Islanda. Vic con la neve intorno. Ma quanto costa arrivare a Saragozza in camper? Abbiamo fatto 2 conti e fino adesso arrivando a Saragozza spenderemo circa 350 euro fra gasolio e autostrade. Autostrade solo in Italia e in Francia, perché meno male che qua in Spagna le autovie sono gratuite, almeno fino adesso. Poi a caso vediamo se arriverà qualche conto, ma fino adesso sono gratuite. España un estilo de vida. Traduzione spagnola. Mi scusi, quanto costa? Pardon, quanto costas? Perdón, ¿cuánto cuesta? Oh, pardon, quanto questa? Perdón, ¿cuánto cuesta? Bravo. Perfetto. Dove si trova la cattedrale? Donde esta catedral? ¿Dónde se encuentra la catedral? Dove si incontra? Dove si incontra la catedral? Italiano medio che mette la S,
le parole. Ma se ce l'ho quasi preso. Questas. Solo quella Questa. piccola S. Questa. Questa. La cosa bella del camper? I cambi di programma all'ultimo secondo, non minuto. Lungo la strada per Saragozza abbiamo visto quelle montagne là davanti, tutte frastagliate, dove abbiamo scoperto ci sia il famoso monastero di Montserrat. Quindi cambio di rotta e direzione monastero. Vediamo dopo com'è. Ciao. Arrivati al parcheggio del santuario di Montserrat, andiamo a prendere la cremagliera che dovrebbe portare al santuario. Questo è il comodo parcheggio. Qua si prende il biglietto per la cremagliera, 8,40. Errata Corrige, andata e ritorno 14 euro. Prese la cremagliera al volo. Informem els senyors clients que iniciem viatge amb una durada aproximada de 15 minuts. Bon viatge i gràcies per la seva atenció. Il viaggio dura 15 minuti. Bienvenidos al cremallera. Questa è la funicolare all'interno, c'è una pendenza impressionante. Eravamo laggiù, arrivati. Questo è l'arrivo della cremagliera. Qua su in cima hanno costruito una città in pratica, attaccata alle rocce. Andiamo al monastero, super di qua. Si continua a salire. Che spettacolo! Erano proprio quelle dell'estate in Corsica, c'era quella chiesetta vecchia, io non ce l'abbiamo messa. C'erano le rocce così, in mezzo alla pianura, alte, e sopra abbiamo fatto la chiesa. Devo fare la camminata secondo me parte dalla su, Seito, che dopo mi fa il piano. Ah, lì? Sì, ma guarda che lei lassù, come fa un sentiero a essere... Vabbè, il livello non c'è tanto, ma c'è 2 ore.
Dietro con gli alberi c'è il monastero e sopra quegli alberi c'è il drone. Mi è caduto il drone andando all'indietro, circumnavigando il monastero. Ho preso quegli alberi lassù. Siamo riusciti ad arrivare quasi sotto all'albero e poi è imprendibile. Non volate mai all'indietro. E qui chiudo. Fine di questa gita, che è stata molto costosa. Dopo i vari cambiamenti di percorsi in questa nefasta giornata, siamo arrivati a Vic, questo ridente paesino vicino a Barcellona, a una settantina di chilometri da Barcellona. Questa è Playa Mayor. Il tempio romano risale al I secolo a.C. ed è l'unica costruzione rimanente dell'antica città romana. Si è salvato perché è circondato da quelle mura che poi fecero parte del castello che divenne di Lord Moncada. Il castello invece è del XI secolo. Proseguiamo nel giro. Verso cattedrale. Siamo alla cattedrale di Vic. Buongiorno a tutti, abbiamo trascorso la notte in quest'area sosta Vic, dove si paga 5 euro all'ufficio del turismo in centro, che abbiamo visitato ieri sera.
Ma soprattutto questa mattina missione compiuta, doccia fatta nei bagni dell'area sosta con 0 gradi fuori. Cioè freschino. Ciao. Nell'area camper di stanotte di Vic mi sono dimenticato di dire che oltre a pagare il parcheggio 5 euro all'ufficio turistico in piazza della città, Plaza Mayor, bisogna anche ricordarsi di farsi dire il codice d'accesso ai bagni, alle docce, chiedendolo perché altrimenti loro non ve lo diranno, e di acquistare un gettone che costa 2 euro per poter fare il carico dell'acqua da 100 litri. Adesso invece stiamo tornando un po' indietro a sud-ovest di 140 km per raggiungere il paesino di Mont Blanc, dovrebbe essere un paesino medievale nella provincia di Aragona. E queste sono le strade. Arrivati nel paesino di Mont Blanc. Questo è l'ingresso alla cittadina. Questo è San Jordi. Che era? San Jordi in italiano sarebbe? Giorgio. Ah. Questo è San Giorgio. In questo paesino la leggenda narra che vivesse un drago. Questo è San Giorgio. Chi era San Giorgio? Era un ottomano, un cavaliere che arrivò in questo paesino. No. Ma non erano... Questo è San Giorgio. In questo paese la leggenda narra che vivesse un drago che esigeva un sacrificio umano al giorno. Quindi il paese estraeva a sorte ogni giorno un poveretto che veniva divorato dal drago. Un giorno toccò alla figlia del re, ma in suo soccorso arrivò San Giorgio che con quella spada trafisse il drago e lo uccise in una piazzetta dove poi nacquero nacque un roseto dal suo sangue. Andava bene fino a lì. Sì. Questo è San Giorgio. Questo cavaliere della Cappadocia arrivò in questo paesino dove la leggenda, questo paesino di Mont Blanc, perché la leggenda narra che qui vivesse un drago che esigeva un sacrificio umano al giorno. Quindi gli abitanti sorteggiavano un poveretto al giorno da dare in pasto al drago. Il giorno in cui toccò alla figlia del re, arrivò questo cavaliere, Giorgio, che valorosamente trafisse al cuore il drago, facendo zampillare il sangue, e da questo sangue nacque un roseto. In seguito a questa azione chiesero: cosa vuoi come premio? Soldi, onori? E lui: no, voglio che tutti diventiate cristiani. E così divenne San Giorgio. Proseguiamo.
cattedrale di Santa Maria, e questi sono i resti del castello che dominavano la città. Dopo essere stato distrutto, usarono le sue pietre per costruire le case del cittadino. Montblanc è una delle poche cittadine della zona ad avere le mura ancora integre. Si vedono là. Quello là è il parcheggio dove abbiamo lasciato i camper. Chiesa di Santa Maria Maggiore, XIV-XVII secolo. Opera notevole del gotico ogivale in Catalogna, fu costruita nello stesso luogo della primitiva chiesa romanica. Fu sede dei tribunali generali della Catalogna nel 1333. Questa è Plaza Mayor. La Font Mayor fu costruita per portare l'acqua in città dalla sorgente fuori dalle mura. È del XVIII secolo. Divenne poi anche un abbeveratoio per gli animali quando riempivano questa vasca. Salutiamo questo paesino, è stato molto carino vederlo, merita senz'altro una visita di un'oretta, un paio d'ore. Purtroppo oggi era tutto chiuso perché era domenica e adesso ci dirigiamo verso la costa sperando di trovare qualche posto libero, visto che sembra che sia tutto prenotato. A dopo. Dopo 50 km siamo arrivati a destinazione, abbiamo lasciato il camper in quel parcheggio là gratuito e siamo sul mare. Col tramonto, bellissimo. Buongiorno a tutti. Meta di oggi Tossa de Mar, circa 140 km a nord di dove abbiamo dormito e stiamo per arrivare. A dopo. Siamo arrivati a Tossa de Mar. Nel centro storico non si può entrare col camper, ma subito fuori c'è questo parcheggio che adesso che è inverno è gratuito ed è permesso dormire anche col camper. Noi ci siamo messi lì e è 3 minuti dal centro. Dentro il Duomo di Tossa de Mar, la copia della Madonna Nera di Montserrat. Vila Vella, l'antica città medievale di Tossa de Mar, è un buon esempio di un classico villaggio medievale.
è costruita dietro un'imponente cinta muraria, quella del grande Castillo de Tossa de Mar. Il Castillo de Tossa de Mar è costituito da un muro lungo 300 metri, decorato con 7 torri rotonde merlate, alte 20 metri ciascuna. L'antica chiesa di San Vincenzo a picco sul mare. Questo imponente muro fu costruito nel XII secolo per proteggere Villa Vella dalla pirateria. Buenos dias a todos! Oggi stiamo risalendo la costa verso nord per avvicinarci al rientro alla Francia e siamo a Palamos, o Palamos. Siamo andati a vedere un'area camper ed ovviamente era tutta occupata, se non avevi prenotato. Però abbiamo trovato questo parcheggio sterrato alle porte del paese dove ci sono già tanti altri camper. E oggi è il giorno del mercato pure. Ci siamo avventurati nelle stradine del centro molto strette, seguendo il navigatore. Adesso andiamo a fare un giro a piedi. Vamos! Siamo al mercato coperto cittadino. Tutti i pescivendoli. Questo è il mare a Palamos, la spiaggia, però è circondata da palazzoni. Palamos, Modena, Girona. Ce ne andiamo da questo paesino che ci ha deluso. Infatti non è niente di che, e visto che stasera sarà Capodanno proviamo a tornare nel paese di ieri, a Tossa de Mar. Festeggiamo il primo Capodanno in Spagna con la sangria. Buon anno a tutti! Don Simon! Buon pomeriggio a tutti, siamo in rientro, siamo partiti questa mattina da Tossa de Mar e adesso abbiamo fatto la sosta pranzo vicino a Aix-en-Provence, siamo in Francia e vediamo stasera se riusciamo ad arrivare a casa o se ci fermeremo prima. Ciao! Houston, abbiamo un problema, siamo sulla rotta di casa e a 200 km dall'arrivo si è accesa la spia del motore. Vediamo cosa. Abbiamo provato ad aggiungere olio ma non si è risolto il problema. Domani lo porterò dal meccanico se riusciamo ad arrivare a casa. Ciao. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare. Fine del primo viaggio. Domani inizia il secondo dal meccanico. Ciao.